Inter Monaco 2-2, va in archivio così la seconda amichevole di dell'Inter di Mister Simone Inzaghi in vista di questa stagione 2022-2023, pareggio che alla fine ci sta per quello che abbiamo visto in campo secondo me, i gol di Golovin e Ben Yedder per il Monaco nel primo tempo che hanno portato in vantaggio la formazione monegasca, poi l'Inter accorcia con Gagliardini, sfiora anche il gol del pareggio già nel primo tempo con una traversa di Lautaro Martinez, nel secondo tempo invece è Christian Aslani ancora una volta lui a infiammare i tifosi interisti con il gol del pareggio su un'azione che nasce però da una bella combinazione tra Lautaro Martinez e Lukaku. Bravo Aslani ad approfittare poi della respinta del portiere e mettere dentro per il 2-2. Dopo diciamo che la partita, Simone, un po' da quel 60° minuto non dico che sia conclusa, ma quasi, visto che ci sono stati tanti cambi, il ritmo è venuto anche un po' calando. Partita, diciamo, alla quale si arrivava, intanto io faccio la premessa, poi voglio sapere la tua opinione, si arrivava con una condizione fisica anche nettamente differente. Il Monaco ha già affrontato 5 amichevoli, come abbiamo sottolineato in diretta, si prepara anche ai playoff di Champions League, dove torna dopo e sarà protagonista quindi tra pochi giorni con il playoff di Champions League, sicuramente più avanti rispetto all'Inter che invece ha fatto solo 2 uscite e che aveva tanti dei suoi calciatori appena rientrati ad Appiano Gentile tra martedì e mercoledì, quindi pochi allenamenti sulle gambe, difesa sicuramente ben lontana dall'essere la difesa titolare, quella che abbiamo visto nei primi minuti. In generale però Simo, dimmi tu che cosa ne pensi di questa partita, quali sono un po' le indicazioni che possiamo tirar fuori. Ma rispetto alla gara con Lugano, dicevamo, è stata sicuramente partita molto più viva, molto più vera, tra virgolette. E come dicevamo anche in cronaca, io mi concentrerei molto più sulle cose positive, visto che per le negative ci sarà tempo per migliorarle, sia dal punto di vista tattico che fisico, banalmente. E il paradosso è che l'Inter post girandola di cambi dal 60° in poi l'ho vista più viva a livello fisico, nonostante fosse composta sì dai titolari, ma appunto da giocatori tornati da poco, che stanno nel pieno della preparazione, forse anche più degli altri. Però comunque la differenza si è vista rispetto alla prima. La prima Inter aveva una difesa troppo rimaneggiata, secondo me, per fare delle valutazioni definitive, e quindi, insomma, mi prendo sicuramente un buon rientro dopo lo 0-2 iniziale, mi prendo un centrocampo che quando è entrato il centrocampo titolare Barella, Brozovic, Çalhanoğlu, si è visto il feeling che abbiamo visto per tutta la scorsa stagione, e mi vorrò prendere dalle prossime partite delle fasce un po' più vive con le specifiche loro caratteristiche, mi riferisco a Bellanova e Gosens in particolare, e magari anche un Lukaku che a un certo punto inizia anche a fare gol. È normale che sia ancora imballato, speriamo che insomma nel giro di poco ritrovi la brillantezza che poi lo dovrà guidare per tutto l'anno. Guarda, hai detto praticamente tutto tu e sono d'accordo su praticamente tutto. Sulle corsie soprattutto, diciamo, ci si aspettano sono le fasce, lo sappiamo, molto importanti nel gioco di mister Simone Inzaghi, e quello che abbiamo visto fino ad ora ovviamente non basta, quindi ci aspettiamo di vedere di più nelle prossime partite, ma con il crescere della condizione. Io sinceramente fatico a capire tanti commenti che abbiamo letto durante la live di critiche. Gosens farà rimpiangere Perisic o Mkhitaryan ancora non si vede, ma che colpo è, che acquisto è. Ci andrei molto cauto. Io, come dicevi anche tu, mi sono approcciato a questa partita con la consapevolezza che avremmo affrontato intanto un avversario vero, un avversario forte che mette in campo giocatori di grande esperienza. Io sottolineo questo debole per Ben Yedder, che poi infatti ci ha fatto male, giocatori anche più pronti fisicamente. E poi noi invece alla seconda amichevole, ecco, siamo ancora indietro, ma e mi ero approcciato dicendo cerco di cogliere le cose più interessanti, le cose positive sulle quali poi fare dei ragionamenti. Sicuramente una cosa positiva è stata Aslani, Aslani che secondo me è venuto fuori alla distanza, nella prima parte di partita dove eravamo un po' in difficoltà nella costruzione dal basso, che era molto affidata ad Ambrosio, soprattutto poi a Darmian e Di Marco, non propriamente al di là di Di Marco, che invece ha fatto una buona partita ed è stato tra i più vivaci, soprattutto nella prima parte di gara. Diciamo che non è propriamente la miglior difesa per poter impostare dal basso, ed infatti il gioco dell'Inter ne ha risentito, e lì Aslani l'ho visto
un po' nascosto, tra virgolette, o comunque mi sarei aspettato che si potesse prendere qualche responsabilità in più, diciamo, tra molte virgolette, ma poi piano piano lo ha fatto, è venuto fuori, e quando l'Inter ha ricominciato a prendere il controllo e a riproporsi in avanti, sicuramente è stato uno dei migliori. Ancora una volta si conferma sicuramente un colpo molto interessante, ma soprattutto si conferma un giocatore che ha delle caratteristiche molto precise, con questa sua abilità di guardare subito in verticale e di andare subito sugli attaccanti, che anche lo stesso Brozovic non fa, per esempio, questo lancio subito profondo, immediato, alle spalle degli avversari. Di Marco lo stesso mi è sembrato subito in palla, è stato decisivo sia in difesa ma anche in fase offensiva, tra i più vivaci. Io faccio anche un'altra osservazione, Simo. Abbiamo parlato di Lukaku e Lautaro Martinez. È vero che Lukaku non ha ancora segnato, sicuramente ci aspettiamo poi che piano piano possano arrivare i gol, anche se da una sua azione arriva anche il gol di Aslani, perché appunto sul suo tiro, poi la respinta del portiere, c'è il gol di Aslani. Ho fatto questa considerazione. Nel finale sono entrati Correa e Dzeko in attacco, e secondo me nell'ingresso di Correa e Dzeko abbiamo visto quanto è importante il ritorno di Lukaku in quest'Inter, e mi spiego. Dalla combinazione, dal feeling tra Lukaku e Lautaro Martinez sono nate diverse occasioni importanti, più o meno pericolose, ma soprattutto avevamo sempre uno o 2 uomini, o addirittura anche 3, a presidiare l'area di rigore avversaria. C'era una forte presenza nell'area di rigore avversaria, e c'era quindi anche una sensazione di pericolo imminente per la porta avversaria maggiore. L'ingresso di Correa e Dzeko, io ho visto anche un possibile contropiede nel finale, dove si poteva andare in porta. Poi ci guardiamo un attimo, Dzeko e Barella erano entrambi sulla corsia di destra, vicini alla linea della rimessa laterale. Correa era a 50 metri dalla porta, l'area di rigore completamente priva di giocatori dell'Inter, e il contropiede sfumato. Mentre con Lukaku e Lautaro Martinez eravamo molto più presenti lì, c'era molto più la ricerca della profondità alle spalle dei difensori, e abbiamo creato più pericoli. Questa è un po' la mia sensazione. Non so se sei d'accordo anche tu. Sì, sì, sono d'accordissimo. Già l'anno scorso spesso abbiamo fatto notare il discorso della necessità di ottimizzare la gestione delle coppie, evitando di mettere Sanchez e Correa insieme, dicevamo l'anno scorso. Ecco, quest'anno probabilmente va considerato ancora questo discorso. Bisogna considerare, vabbè, chiaramente la Lula è la coppia titolare. Forse avendo a disposizione Lukaku è meglio gestirli un pochino diversamente. Per esempio, Correa l'anno scorso l'abbiamo visto trovarsi bene con Lautaro, mentre invece magari con Dzeko limitiamolo un po' di più, questo tipo di di coppia. E magari paradossalmente usiamo un po' più spesso il trequartista, se davvero lo si sta provando. E poi Sì. nel caso in cui la partita la vai a sbloccare, puoi sempre togliere un attaccante e rimettere un centrocampista. Però sì, la differenza è abbastanza netta, quindi poi vabbè, è anche vero che per fortuna Lukaku e Lautaro sono anche abbastanza integri fisicamente, giocheranno tantissime partite, quindi in questo senso, a meno di sfortune, e faccio già tutti i gesti possibili, avremo loro e ci terremo loro, ecco. Hai parlato anche del trequartista, sì, infatti oggi eravamo curiosi, diciamo, di vedere anche se ci fosse stata la conferma del trequartista, del giocatore alle spalle dei 2 attaccanti. Non l'abbiamo vista. Si era parlato anche della possibilità di vedere il doppio playmaker con Aslani insieme a Brozovic, e invece non lo abbiamo visto. Abbiamo visto sicuramente un Inter che, quando, come dicevi anche tu, ha rimesso il centrocampo titolare con Barella, Brozovic e Çalhanoğlu, hanno preso completamente il controllo del centrocampo, e l'Inter è tornata ad alzarsi in maniera importante. Simo, io sto andando in maniera molto sparsa con le varie indicazioni che abbiamo avuto da questa partita, poi nel prossimo contenuto saremo ancora più precisi. Ho visto un buon Andrea Onana stasera. Qualcuno lo aveva già criticato dopo la prima amichevole contro il Lugano. Stasera è subentrato a Samir Handanovic. Handanovic ha giocato di più. In generale tutti quanti quelli della prima parte hanno giocato un po' di più, perché i primi cambi sono arrivati sostanzialmente, a parte Gosens all'intervallo per Lazaro, che non ha fatto male. Sono entrati al 60° gli altri calciatori. Onana, che io ho fatto questa provocazione, questa cattiveria, come dicevo in diretta, e la ripeto: non voglio essere cattivo contro Handanovic, io non me la prendo con Handanovic, anzi io continuo a dire che secondo me ci sta la scelta di partire con Handanovic titolare e poi gradualmente far entrare Onana. Secondo me è una scelta condivisibile. Però ad un certo punto Onana fa una parata
attorno al 78esimo minuto, su un tiro abbastanza ravvicinato all'altezza del dischetto del calcio di rigore, se non sbaglio, di un giocatore del Monaco, abbastanza forte, una sorta di semi-rovesciata, e Onana lo para con una reazione istintiva importante. Non è una parata clamorosa che passerà alla storia, non è che ha fatto un miracolo spaziale, però la sensazione che ho avuto io, dal mio punto di vista, è che sono rimasto un po' sorpreso del fatto che il nostro portiere l'abbia parato quel tiro. E è una cattiveria, lo so, però è la sensazione che ho avuto io. Quindi anche qui va sottolineato che Onana ha fatto anche stasera, comunque è subentrato, il suo lo ha fatto, bene con i piedi, l'ho visto molto più coinvolto con i piedi rispetto ad Andanovic, cioè quando è entrato Onana, nonostante in campo ci fosse anche De Vrij, nel momento in cui c'era appunto il nuovo portiere interista, lui diciamo, si è alzato molto di più al limite dell'area di rigore, ha toccato molti più palloni, ha partecipato molto molto di più, quindi anche questa può essere un'indicazione. Vero, vero, l'ho notato anch'io. E io, guarda, su Onana mi limito a dire questo. Io, da quello che percepisco, ho la sensazione che i pro Andanovic e i pro Onana non si arriveranno quasi mai a conciliare. Cioè, chi è un estremo difensore di Samir Andanovic continuerà a volere sempre lui, e chi lo farà di Onana, idem. Quindi non ho intenzione di voler riunificare le fazioni che già purtroppo si sono create. Mi limito a dire che la sensazione che mi dà Onana è di un portiere che, se gioca libero di mente, gioca nella sua forma migliore. Quindi qui mi riferisco a chi magari aveva già cominciato a criticarlo contro Lugano. Calma, perché alla fine Onana, Andanovic o chi vogliamo, tutti noi tifiamo Inter, quindi dobbiamo mettere i giocatori Esatto. nelle migliori condizioni, e Onana mi sembra un giocatore che, se gioca tranquillo, se gioca con la consapevolezza che il pubblico è con lui, che lo sostiene, non è che non faccia errori, perché poi è umano e ne farà, però è sicuramente molto meglio per lui che giocare con un pubblico che magari alla prima cosa è già lì pronto a puntare il dito. Quindi coccoliamolo, come si suol dire, visto che è un nostro giocatore, e chiaramente sosteniamo lui e Andanovic in base a chi scende in campo. È una risposta un po' cerchiobottista, ma è quello che mi sentivo di dire oggi. No, ma ci sta e sono d'accordo. Vado in chiusura semplicemente raccontando un po' come sono nati i gol, perché purtroppo il primo gol nasce da un brutto errore di D'Ambrosio stasera, D'Ambrosio sottotono. È andato vicino al gol ed è stato lui a propiziare poi il gol di Gagliardini, ma una serie di errori in fase di impostazione che mi portano a dire che il ruolo di centrale di Vice De Vrij ad oggi non ce lo vedo molto, ecco, lo vedo più da braccetto di destra, che è il ruolo che ha fatto anche nella scorsa stagione e non solo. Quindi dal mio punto di vista, ecco, purtroppo sul primo gol ha grosse responsabilità ad Ambrosio, sul secondo lo stesso ci siamo fatti cogliere un po' impreparati a livello di contropiede, Ben Yedder bravissimo con lo scavetto sotto a battere Andanovic, poi Gagliardini sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto molto bene da Aslani, anche qui c'è il colpo di testa di D'Ambrosio, la respinta del portiere, Gagliardini la mette dentro, e il gol poi del pareggio, come detto, che arriva da Aslani su un'azione che vede Lautaro Martinez in verticale trovare la profondità per Lukaku che attacca la porta un po' allargato sulla destra, riesce a rientrare sul mancino, tiro in porta respinto dal portiere, Aslani dal dischetto del rigore la mette dentro con un mancino, non un gol semplicissimo, quindi bravo anche a fare questa rete. Simo, ti chiudo con questa domanda, diciamo, così come non dobbiamo fare troppe analisi in negativo, non esaltiamoci nemmeno in positivo, però diciamo che se la stagione iniziasse la settimana prossima, oggi probabilmente Aslani, non dico toglierebbe il posto a qualcuno, ma di sicuro metterebbe in difficoltà Inzaghi nelle sue scelte per il posto di titolare. Beh, direi proprio di sì. E di sicuro rispetto all'anno scorso, quando vediamo del movimento in panchina per il centrocampo, non ci mettiamo le mani nei capelli, ma ci brillano gli occhi, probabilmente. Anche perché il bello di Aslani, lo dicevi anche poco fa, è che comunque ha delle caratteristiche simili, ma anche delle caratteristiche diverse da Brozovic. Quindi io penso che alla fine Brozovic giocherà i soliti 95% dei minuti dell'anno, però ci sono delle possibilità, il famoso doppio play. Io sono molto intrigato da questo ragazzo che ha cominciato benissimo e me lo aspetto sempre in miglioramento, ecco, al netto delle fasi di difficoltà, lo diciamo già oggi 16 luglio, perché visto che è giovane le avrà, quindi calma poi con le critiche che sicuramente arriveranno.
Assolutamente, calma con le critiche, calma anche con i giudizi affrettati quando si tratta di un amichevole, mi raccomando. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, fateci sapere nei commenti anche che cosa ne pensate voi di questo amichevole, quali sono le indicazioni che avete tratto da questa sfida. Mi raccomando, vi aspettiamo poi nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club.